Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vorrei già partire con una parolaccia, ma stamane proviamo a essere più moderati, più cauti. Ehm, Sapete bene, ogni volta che c'è la pausa della nazionale facciamo una sorta di riassunto generale. Mai come ora cade praticamente a fagiolo perché abbiamo una lotta serrata su tutti i fronti, dove c'è più gap paradossalmente proprio per la lotta a scudetto. Eppure l'andamento dell'Inter ha gettato una negatività, cioè ce l'ha gettato un po' addosso a tutti noi interisti, non prendiamoci in giro. Anche a me che fino a ieri ero moderatamente ottimista. Ecco, la non vittoria di ieri, qualche certezza me l'ha tolta. Ma abbiamo modo di parlare di tutto, davvero di tutto. Mettetevi comodo, ci sarà un video leggermente lungo. Devo promettermi di rimanere sotto la mezz'ora, vediamo se ci riesco. Prima, come al solito, se volete, spolliciate per soddisfare l'amico algoritmo, iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. Partiremo poi con la pausa della nazionale, arriverà lo short sulla live reaction oggi, ce ne sono di robe, non lo so se ci sarà anche un altro contenuto post partita sull'Inter, non lo so in realtà perché poi ieri sera, grazie anche a Prince, lo ringrazio davvero, ringrazio tutti voi, eravamo tra YouTube e Facebook, eravamo 1000 ieri, no? In live, quindi già trovate la live dove abbiamo praticamente trattato tutti gli argomenti, i giocatori a uno, le varie responsabilità, tutto, quindi vediamo se c'è qualche analisi di qualcuno. Parlo di opinionisti che mi interessa e magari voglio confrontarla. Se c'è qualche dichiarazione particolare, vediamo. Altrimenti, calma, perché ho bisogno anche. Questa pausa della nazionale in questo momento serve anche a me. Anche a me per resettare. E partiamo, se no qua non ci sbrighiamo. E prima di andare alla lotta scudetto, le varie tappe. Prima di tutto, ancora quindi antecedenti, sì. Vabbè. La classifica marcatori, perché anche qui ci dà una sorta di misura sul nostro campionato, su quella che è l'annata, soprattutto dei bomber. E quante volte diciamo non ci sono gli attaccanti di una volta? E non ci sono davvero gli attaccanti di una volta. Perché vedi proprio, cioè, lo stesso, ragazzi, vedo Ildiz, Nico Pass, che sono lì a 10. Stiamo parlando di giocatori che tra l'altro non so punte, non so centravanti. E quindi figuratevi un po' voi. L'unico è Lautaro Martinez con 14 gol senza aver calciato rigori. E ha avuto da un mese che non c'è praticamente. Quindi è uno dei pochi centravanti che il suo l'ha fatto, diciamo paradossalmente così. Bravo Dovicas che comunque ha giocato secondo me meno partite, ma G è gol, sì, sto per dire giornata. Volevo sapere le presenze, qui non è conteggiato perché secondo me Dovicas pure non ne ha almeno in termini di minutaggio perché prima gli veniva preferito Morata, per esempio, robe assurde. Però anche il Como che è un gioco coralissimo, non è che c'ha il centravanti di 20 gol stagionali, però magari Dovicas a 15 può arrivarci. Vedremo da qui a fine stagione. Bravo sicuramente Davis, lo stesso Napoli, no? Con Oliund che le ha giocate praticamente tutte. Ma non è che il bomber da 20 gol stagione, ragazzi, veramente tutte fanno un po' fatica. Vorrei sottolineare, non tutte fanno fatica, secondo me anche per come sono strutturate le squadre adesso, per la proposta e tutte le, se no non può essere, onestamente, soprattutto una questione tattica, credo, oltre che qualitativa, ovvio, questo mi pare logico, però voglio sottolineare i otto gol di Kristovic e di Pellegrino, ragazzi, che comunque tanta roba, e Kristovic pure lui, io non pensavo potesse invece, poi solo sta facendo. Pellegrino al Parma, 8 gol, per un giocatore, no, che gioca in una squadra che propone poco, non sono pochi, quindi questo va detto. Andiamo alla classifica. Mi sono dimenticato di mettervi quella completa. Vabbè, pazienza, ragazzi. Non facendoli sempre questi contenuti poi. E oggi sono un po' più down down in senso giù del solito. Non voglio fare
Figuracci, chiedo scusa, sono un po' giù. Ehm, sì, questa è la parte bassa. Come dicevo, per me Pisa e Verona ovviamente le considero già giù, poi nel calcio sappiamo benissimo tutto può succedere, ma onestamente parliamo di due squadre che hanno solo 18 punti, dovrebbero vincerle, non dico tutte, ma fare una roba che mi sembra veramente impossibile. E vedo fuori da questa lotta la Fiorentina, vedo più fuori la Fiorentina che il Cagliari, paradossalmente per quanto mi riguarda, perché comunque il Cagliari ha 30 punti, quindi soltanto 3 di distanza dall'ultimo slot, no? Libero, e quindi c'è in questa lotta. Poi attenzione anche al calendario, vedi la prossima la Fiorentina affronta il Verona. ehm, per me è una bella lotta Cremonese-Lecce. Una bella lotta Cremonese-Lecce, perché poi il Cagliari in casa, i punti, anche se vedete le ultime 5 sono brutte, sono solo 2 punti nelle ultime 5. È un brutto andamento quello del Cagliari, però 2 punticini. Ecco, i 2 punticini che strappa gli permettono oggi di essere a 3 dalla zona retrocessione. Quindi sono sempre stati punti importanti, poi perché Cremonese e Lecce non viaggiano a chissà quali vette. Ah, è a sinistra, chiedo scusa, è a sinistra perché vedo, vedi, la vittoria. Ah, no, allora non è che sono gli ultimi 2 punti, per il Cagliari chiedo venia. Nelle ultime 3 partite sono 3 sconfitte, infatti. Mi sembrava sempre perché il Cagliari ha perso. So 3 sconfitte, è un andamento un po' negativo anche quello del Cagliari, proprio per questo motivo va messa dentro in questa lotta qua, però per me Cremonese e Lecce se le daranno loro, secondo me, uscirà da lì per quanto mi riguarda. Anche se la vittoria di Giampaolo, no? Dalla prima in panchina, che tra l'altro andate a vedere il gol che fa Malé, mi pare. Malé fa un gol clamoroso, per favore andatelo a vedere, pazzesco, una fucilata pazzesca. E non lo so, io forse tenderei a dire più la Cremonese perché magari, sai, arriva l'allenatore nuovo, un boost iniziale te lo dà sempre, però allo stesso tempo, Di Francesco, un modo o nell'altro, statistica alla mano, riesce sempre ad andare in B. Attenzione, mi dispiace per lui perché poi becca sempre, non è che becca, sceglie sempre una squadra che non ne ha tanta, cioè forse Lecce non lo so se per individualità forse lo vedo più, cioè la Cremonese, Bonazzoli, Vardi, qualcuno, Lecce non lo so, Lecce secondo me comunque lui sta facendo il suo Di Francesco, lo sta facendo il suo e sarà una bella lotta. Non mi voglio sbilanciare, non mi voglio sbilanciare. Se devo dire una squadra tra le due, dico comunque Cremonese che va in B. Se non me ne vogliano, non me ne voglio. La mia sensazione, anzi, dovete essere contenti perché non ci becco mai, quindi dovete essere contenti. Sono uno di quelli che comunque la Cremonese con Nicola dicevo che si sarebbe salvata. Oggi non lo penso, diciamo così. Comunque il Cagliari deve stare attento, Il Cagliari deve stare attento. Ho messo nella medio-bassa, non ho buttato dentro, chiedo scusa, Torino, Genoa, lo stesso Parma, perché comunque hanno un roster diverso, un andamento diverso. Anche il Toro ha perso l'ultima, sappiamo, abbiamo visto la gara, però sono squadre che non muoiono mai, no? Il Toro col Milan, il Genoa ha perso con l'Udinese, però sono squadre che non muoiono. Anche il Parma è sempre criticato, però sono dure, hanno un qualcosa in cui, tra virgolette, eccelgono, fanno bene, ecco, eccellono, sono eccelse in qualcosa. No, vabbè, oggi faccio una fatica, ragazzi, incredibile, perdonatemi. E, e quindi Torino, Genoa, Parma le considero ovviamente salve. Torino e Genoa con i cambi d'allenatore hanno avuto quella scossa, perché anche il D'Aversa secondo me
ha dato qualcosa. Lo vedete anche negli ultimi 5 risultati dove comunque sono arrivate 2 vittorie. 2 vittorie significa 6 punti. Sono importanti. Addirittura il Genoa fa 3 di vittorie. Pazzesco è il Genoa. E invece il Parma è sempre la squadra rocciosa. Il Parma questa tanto criticato, no? Non fa calcio, però il suo Parma, no, che comunque ha avuto delle fragilità, ha venduto giocatori anche importanti, tutto il resto si sta portando a casa la salvezza agevolmente, per cui niente male. E poi ci sono Udinese e Sassuolo che hanno un livello in più, cioè Sassuolo e Udinese io le vedo giocare. L'Udinese per proprio la caratura di alcuni giocatori, ha sia giocatori di qualità, penso a penso lo stesso Kellenkamp, giocatori di struttura, Zaniolo, se devo parlare di qualità parlo anche di Zaniolo, e poi giocatori di struttura Davis e tanti altri, Sole dietro. Eh, L'Udinese, ecco, vorrei che l'Udinese, perché l'Udinese vorrei che un anno provasse a fare l'exploit di provare a lottare per l'Europa, no? Per la Conference, ci provasse a insidiare, perché non la vediamo mai lottare seriamente per qualcosa d'euro. Esatto, Osma. Ok. Sassuolo, gli concedo l'attenuante che veniva dall'anno di B, però Sassuolo è una squadra forte, cioè Sassuolo è una squadra forte, l'abbiamo in Matic con Thorsvet, Neschio, Thorsvet, Loriente, Pinamonti, Berard, è una squadra forte il Sassuolo, quindi bravo Grosso, si sta portando a casa anche dei meriti, giustamente, però il Sassuolo una squadra che lì deve stare. Infatti, poi quando andremo a rivedere la prediction, mi sembra che lì la piazzai, per cui sta facendo il suo. Non è che gli voglio togliere meriti, anzi, voglio esaltare la forza della squadra, che sia chiaro. E quindi dall'anno prossimo, stesso discorso per il Sassuolo, una squadra che può provare a fare anche qualcosa in più, per quanto mi riguarda. Andiamo alla parte medio-alta e iniziamo a fare anche discorsi, no? Adesso entrando un po' nel vivo, perché forse la lotta che più mi affascina quest'anno, ovviamente da interista, è quella scudetto. Però se mi tolgo la tuta qua dell'Inter, la lotta Champions è bella. La lotta Champions è veramente bella, per il semplice fatto che io prima davo la Roma nettamente avanti, poi abbiamo visto la Juventus, adesso nettamente il Como credo sia la squadra che giochi il miglior calcio, senza se e senza ma, e vedi una squadra che è lanciatissima davvero per la Champions, perché oggi è meglio di Juventus e Roma per quello che sta esprimendo il Como, oggi è meglio, è più squadra, è più solida dietro, è la miglior difesa, è il secondo miglior attacco. Di che stiamo a parlare? Di che stiamo a parlare? Quindi oggi è nettamente con estremo merito al quarto posto, senza se, senza ma. 5 vittorie di fila, ragazzi, 5 vittorie da fila, è una roba incredibile. Affronterà l'Udinese, che è proprio la squadra che può dar fastidio a tutti, l'Udinese. O può prendere 3 o 4 o 5 come ha fatto il Piso, oppure può dar veramente noia e fastidio. Vediamo quello che succede. La Roma comunque è in corsa, affronterà l'Inter. Non so chi stia sta peggio lì. L'Inter in questo momento sta peggio di tutte. Perché, ribadisco, quello che ho visto fare nell'ultimo mese, e poi il culmine arriva ieri, ma la Roma pure, no, ha avuto un momento di estremo down, l'uscita dalla Coppa, e stai lì a vincere contro la Juventus e ti fai risucchiare, poi sono arrivati i pareggi, cioè poi è arrivato l'altro pari, non mi ricordo contro chi, ricordo. Poi la vittoria con Lecce, che sì, però anche quella cioè, vedi la partita del Como, vedi la partita della Roma, vedi una squadra che con estrema facilità può fare 4 gol a tutti, l'altra che davvero se la deve sudare. Eh,
Vediamo, in questa lotta oggi vedo nettamente avanti il Como proprio perché ho parlato poco di Juventus, ma la stessa Juventus, se riesce ad ottenere una buona condizione da Vlahovic e da Milik, magari ha anche attaccanti che hanno il loro perché nello scacchiere di Spalletti e magari riuscirà a essere più concreta, altrimenti la Juventus è vero, è stata molto sfortunata col Sassuolo, ma quando una partita del genere ti capita 4-5 volte, e non sto esagerando, la partita che ha fatto la Juventus con lo Sassuolo l'ho vista tante volte, troppe volte, e quindi non è una casualità, e quindi questo mi fa dire che no- così non ci va in Champions. Deve tirare qualcosa di diverso nell'ultima parte di stagione per andare in Champions. Soprattutto, ripeto, se ti stai giocando questa Champions con Roma va bene, ma soprattutto col Como. Con questo Como che stiamo vedendo. Quindi per me oggi la favorita è senza ombra di dubbio la squadra comasca. Poi staccata c'è l'Atalanta. Ricordiamo che in questo momento il sesto posto va la conference e quindi l'Atalanta comunque lotterà per l'Europa in un modo o nell'altro perché è una squadra comunque talmente forte per me che può lottare. Attenzione perché poi anche l'Europa League oggi è a 4 punti, quindi l'Atalanta lotta, magari non per la Champions perché sono 7 punti e ribadisco, devi lottare contro il Como di quest'anno, non è facile, ehm, però 3-4 punti, seppur quelle davanti si chiamano Roma e Juventus, io l'Atalanta è sempre una squadra che, ripeto, se è centrata può far male. Poi il problema è che vedi, ha dei momenti quest'anno dove non riesce a essere costante anche nella partita. Ho visto un ottimo inizio partita col Verona e poi un altro po' una partita del genere dove hai delle occasioni non neanche chiudi e Orban ha un'occasione clamorosa. Prima Bawi mi pare ed è stato bravissimo carne secca. Quindi è un'Atalanta un po' sconnessa, ma se riesce, no, a dare continuità, occhio, perché comunque lotta per l'Europa. Magari non appunto la Champions, ma per l'Europa lotta fino alla fine. Lazio e Bologna invece sono quelle che si sono affrontati. La vittoria della Lazio porta un punticino sopra Bologna. Sono lì, Lazio e Bologna sono lì e ormai diciamo che la loro ambizione li porta a pensare ad altro. No, la loro ambizione, il loro campionato, quello che hanno fatto e le altre competizioni che hanno, Europa League e Bologna, Coppa Italia alla Lazio in questo momento. Il campionato non devono sfigurare, ma questo è l'andamento, punto. Ehm, andiamo lì, andiamo lì. E andiamo lì. E andiamo lì. Andiamo lì. Guardate l'Inter. Ah, il Como l'ho messo anche qui. Vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. Anche perché Como, paradossalmente, 5 e 6 punti. Il Como è gioca talmente bene che in questo momento non lo sai che può succedere. Sia in positivo che in negativo. No, magari no. E da dove vogliamo partire, ragazzi? Dall'andamento dell'Inter. Nelle ultime tre partite 2 punti e in più mettiamoci l'uscita dalla Champions, una partita di Coppa Italia completamente skippabile proprio col Como e anche loro diciamo hanno deciso di giocare poco, cioè il Como ha fatto più dell'Inter in Coppa Italia però non è pure loro, per il calcio che offrono potevano fare molto di più, quindi è stata una partita d'andata talmente trascurabile che lasciamo stare di Coppa Italia. E io, come vedete, le ultime 4 vittorie del Napoli, il Napoli, sarò ripetitivo, ma è la squadra che mi spaventa di più in questo momento, per il semplice fatto, e lo ripeto per l'ennesima volta, una squadra come il Milan ha la possibilità, aveva la possibilità oggi di essere a 3 punti dall'Inter, vincendo contro la Lazio, che ripeto, un'ottima squadra, ma la Lazio l'abbiamo vista prima, una squadra che in campionato, sì, magari giochi col Milan e perché no? In queste partite comunque ti esalti, no? Soprattutto con lo stadio che era tornato a essere caldo nella fattispecie, però era una Lazio che Sarri ha dovuto adattare Patrick regista e adesso è una soluzione che gli sta piacendo e quindi
no? La porta anche avanti. Il ragazzino che adesso si sta dimostrando anche bravo, Motta in porta, però tante assenze, tanti problemi. È vero che al Milan mancava Rabiot, ma se ti manca un giocatore, è come il discorso che adesso faccio per l'Inter, no, perché ho sentito anche tanti commenti, soprattutto dai napoletani, aveva ragione McTominay, se ti mancano... No, all'Inter adesso i giocatori li stava anche avendo, cioè non è il problema dei giocatori, non può essere, non deve mai essere questo un alibi, ma nella maniera più assoluta, magari è perché ci manca i giocatori, in questo momento ti manca solo Lautaro. Ti manca solo Lautaro. Tra l'altro, quando c'era Lautaro, era il primo che criticavamo, per dirla tutta. Ehm, e quindi, cioè, il Milan non è che ti manca Rabiot, è finita. Non puoi battere la Lazio. Ed è per questo motivo che tra le due, per me, nettamente il Napoli. Io del Napoli, questo Napoli che ha recuperato tanti giocatori, perché il Napoli sì, rispetto a tutte le altre squadre, davvero ha avuto 10-12 giocatori out per tanto tempo e condensati, quindi è diverso, cioè se ti manca sia Lobotka e ti manca anche il replace, no? Il backup di Lobotka a Gilmour, è un problema, e quelli tante volte sono mancate entrambi. Se ti manca ehm, sia Neres e poi sì, Neres e sia McTominay e sia De Bruyne tutti insieme, come fai? E anche Sa, cioè, ma tutti a giro, tutti tranne Holland che le ha giocate tutte a giro, quindi per il Napoli è un discorso a parte, e sono talmente tanti che l'abbiamo detto più volte, significa che qualcosa che non ha funzionato c'è stato, sicuramente, e deve far aumentare il rimpianto nel caso poi nel finale di stagione non riescono a portare a casa lo scudetto, perché il Napoli di quest'anno non può fare la stagione che ha fatto sino ad ora, ma hanno ancora, per come si è messa, l'opportunità di fare un finale clamoroso. Vediamo, perché poi se riesci a vincere uno scudetto in questo modo, ragazzi, sarebbe, non ci voglio pensare, non scherziamo. E questo è. Vediamolo un po' la lotta a livello di calendario, questa immagine che ho scattato ieri guardando un po' il club. Ehm, ed- io lo dicevo l'altra volta, lo continuo a dire, la prossima è sempre la più importante. Forse il Napoli nel calendario appunto più però c'è anche qui il discorso calendario. Il discorso calendario. L'Inter non ha fatto punti tra Atalanta e Fiorentina, che venivano entrambi da coppe da fatica, e quindi erano le due non dico le più agevoli, ma teoricamente dove dovevi far meglio. E quindi, per quello che ho visto, se prima l'Inter poteva vincere con chiunque dalla quarta in giù, anzi mettiamo dalla quinta adesso in giù, adesso mi dà l'idea che può perdere punti contro chiunque. Dopo ieri, cioè tu contro la Fiorentina, che viene pure lei da fatiche europee. Cioè, io ho sentito, ma forse... no, ho sentito Kolarov dire, no? C'è anche un po' di ma che stanchezza? Ma quest'anno quale stanchezza? Quale stanchezza? C'è un po' di fatica Ma quale fatica, ragazzi? Ma non scherziamo. Non scherziamo. Ma non scherziamo. Adesso mi rialtero. Ma non scherziamo. Cioè, questo attenuante lo posso capire l'anno scorso lo posso capire, perché poi sei arrivata in fondo a tutto, non eri neanche attrezzata, non avevi i backup di Lautaro e di Thuram. Quest'anno c'hai quindi c'hai una squadra teoricamente più profonda, teoricamente, e nonostante ciò parliamo di stanchezza. Ma non scherziamo, ma non scherziamo. Il problema è la testa, il problema è solo quello, è soltanto la testa. Punto. E, e vediamo un po'. La prossima è decisiva, perché la prossima l'Inter potrebbe di nuovo guadagnare punti battendo una Roma che anche lei nei scontri diretti non fa bene, non ha mai fatto bene,
e c'è appunto la sfida Napoli-Milan. E quindi se tu da lì esci con 2 punti in più, il discorso cambia. Occhio al fatto già che tu pareggi, loro pareggiano. È vero, è una giornata in meno, poi ci sono soltanto 21 punti disponibili, però poi tu avrai il Como, tu Inter avrai il Como, giusto? Avrai il Como fuori casa, mentre il Milan ha in casa l'Udinese e Parma e la Napoli a Parma. Quindi e guai, sarebbe folle se l'Inter addirittura perdesse con la Roma, che non è un epilogo remoto, non è un epilogo in questo momento fantasioso. Un Inter che può perdere contro la Roma e lì sarebbe il crollo definitivo. Se poi è una tra Milan e Napoli, io avrei tanta paura se vincesse il Napoli. Però il Napoli, attenzione, perché con il Milan, quelle forse sono le migliori partite per Allegri. Perché si può barricare, può ripartire in transizione. Però poi dall'altro lato c'è un'altra Volpe come Conte. Quindi sarà una partita ad ogni modo forse brutta da vedere per chi vuole vedere spettacolo, non lo so. Però sarà una partita veramente a scacchi. Veramente a scacchi. Veramente a scacchi. Vediamo. Vediamo. Ehm, io vi dico, paradossalmente, l'Inter deve provare a guadagnare punti dalla prossima. Nonostante c'è la Roma. Deve provare a guadagnare punti perché se li rimetti là e poi tu hai il Como e le altre vincono e ti vanno a 4 e a 5 punti e poi veramente entri in questo mood totalmente negativo che finisce tutto, finisce tutto. Quindi questi punti che tu dovevi guadagnare ieri, li dovevi guadagnare ieri perché li dovevi tenere totalmente distanti, li dovevi togliere delle energie, invece con non vincendo ieri veramente carichi un po' tutti. E tu continui a sprofondare, più che caricare gli altri. E l'andamento dell'Inter che è totalmente preoccupante, totalmente preoccupante, totalmente. Vabbè, eh, visto che nel riassuntone facciamo una sorta anche sempre di prediction, e prima avevo detto, per me in B, se devo dire una squadra che scende, oggi vi dico Cremonese. In Champions, se vi devo dire la squadra che va appunto in Champions, vi dico Como. Per lo scudetto, io continuo a pensare che l'Inter questo scudetto non lo perda. Continuo a pensarlo, perché comunque i punti ancora sono tanti, sono 6 punti, su 6 punti. Comunque avremmo firmato al 23 di marzo sapere che l'Inter aveva 6 punti dal Milan e 7 dal Napoli. Avrei firmato, tutti avremmo firmato. E l'andamento che è preoccupante. Ma su questa classifica avremmo tranquillamente firmato tutti. Quindi continuo a pensare che l'Inter alla fine ce la faccia, però da ieri si sono aperte le crepe, sicuramente. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Sì, siamo andati lunghi, però siamo sotto la mezz'ora. Sono già contento per questo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Commentate, leccate. Se volete iscrivetevi al canale dei Neschi. Un grande abbraccio.